a la registrazione. Benvenuti, questa è la quarta sessione, la quarta chiamata con Dottor Q. Non vediamo l'ora di sentire, di parlare della tecnologia Limbic. Speriamo che anche voi siete contenti di avere Dottor Q qui con noi live. Sono contenta anch'io, è bello essere qui, vedere le facce. Anche oggi abbiamo traduzione, interpretariato nell'ungherese e italiano. Blanca e Roland, grazie mille per aiutarci nella comunicazione e speriamo che questo aiuta a tutti a capire tutto. Facciamo la registrazione di questo evento e dopo mettiamo tutto online, inglese, ungherese italiano. Eh, Potrete vederlo sulla nostra canale di YouTube e se non avete ancora visitato il nostro canale YouTube, ve lo raccomando perché ci sono delle conversazioni molto molto interessanti con Dottor Cook. Abbiamo parlato di cose veramente interessanti. Abbiamo già parlato di tutto. Beh, non credo. So che abbiamo parlato degli animali domestici nel passato, però oggi parliamo della tecnologia Limbic Arc con e come usarlo con gli animali domestici e sono molto interessata di sentire quello che puoi raccontarci, perché nella mia vita io ho un cagnolino ed è una cosa fantastica quanto è effettivo questo, almeno per me. Dunque, io ora smetto di parlare e ti do la parola, dottor Cook. Iniziamo la presentazione. Allora, devo condividere lo schermo. Comunque volevo ringraziare tutti che sono qui, che stanno partecipando alla nostra chiamata, per esserci con noi. Beh, per noi è la mattina, però per voi so che è la sera e apprezziamo veramente il fatto che siate qui con noi. Ora, io vedo il tuo schermo, dottor Cook. Allora, iniziamo. Prima di tutto, dottor Cook, voglio menzionare che ci saranno delle domande. Quindi, se avete delle domande, potete metterle nella chat. E, verso la fine possiamo rispondere ad alcune domande. Ehm, io vi raccomando di mettere le domande nella chat il prima possibile perché probabilmente non avremo tempo per risponderle tutte. Allora questa presentazione sarà un po' improvvisata, però prima di tutto devo leggervi eh, quello che vediamo qui, il software Limbic non diagnostica, cura, previene alcuna malattia o disturbo o altra condizione medica. Quindi non è un dispositivo medico, ma è disegnato per migliorare la qualità della vita. E qui vediamo le cinque qualità della vita. Può aiutarmi nella sanità mentale, sociale, finanziaria, spirituale, fisico. Sì, può aiutare tutte queste aree e può aiutare anche gli animali domestici. Non so per quanto c'entra la parte delle finanze per i animali, mm, però è anche possibile che un po' c'entra, che le finanze c'entrano un po' con gli animali. Perché rispondono bene gli animali alla tecnologia Limbic Arc?
Per rispondere brevemente, sono i animali domestici, hanno emozioni e sono senzienti e sono nel campo del punto zero. E quindi la tecnologia, la teoria dietro l'Inbicark funziona non solo con le persone, ma anche con gli animali, con tutti gli esseri. E un'altra domanda, se gli animali domestici rispondono meglio degli umani, no. Se attivi un infoboost per te, tu vedrai quanto è efficace, eh, tanto velocemente quanto il tuo animale, cane, gatto, uccellino, eccetera. Ma quello che non sappiamo è se l'Inbicark è la causa diretta oppure indiretta. Perché a volte attivo un infoboost, qualcosa di buono succede nella mia vita e poi faccio la domanda, è una cosa che è successo perché ho attivato l'Inbicark oppure sarebbe successo comunque? È una cosa molto umana farci queste domande, avere insicurezze, ma gli animali non lo fanno e ci chiedono perché gli umani pensano troppo. Quindi, se attivi l'Inbicark per il tuo animale domestico, non ci sarà un effetto placebo, quindi non, se vedi che è efficace, sarà abbastanza diretto per vederlo molto chiaramente. Quindi, come George ha menzionato, che è effettivo con il suo cagnolino, no? Ha visto il risultato diretto. Quindi, per esempio, se dici al tuo cagnolino che oh, sei molto più bravo da quando ho attivato l'InfoBoost, o stai molto meglio, lui risponderà: sei il mio migliore amico, la mia migliore amica. Io eh, ho Io ho attivato l'InfoBoost Calm per tranquillità per i nostri animali e veramente fa la differenza. Ora vediamo un attimo come si crea un InfoBoost per gli animali domestici. Clicchiamo sul menu, poi i miei animali domestici, My Pets. Devi aggiungere un profilo, diciamo, per il InfoBoost. Questi non sono i miei cani, ma sono i miei nipotini, diciamo. Eh, ecco, Jeb è un cane vecchio che sta con la famiglia da tanto tempo. Non è più con noi e quindi voglio cancellarlo dalla mia lista. Eh, Clicco su questa freccia e poi scelgo modifica, edit e qui dove vedete la freccia archivio e poi salvarlo e poi ritorno. Quindi non è eliminato dal mio database, ma sullo schermo principale tra gli animali non lo vedo più. Voglio aggiungere un altro animale. Qui clicco sul bottone più. ehm, Poi voglio aggiungere un gatto. Questo è un gatto molto intelligente che sa fare i selfie. Fa una foto da se stesso. Posso salvare la foto nel mio telefono e posso aggiungere l'immagine e si può fare anche con non umani. Quindi, diciamo, volevo fare un infoboost eh, il- per la mia casa. Posso fare una foto della mia casa o voglio fare un infoboost del giardino. Posso fare quindi una foto del giardino, aggiungerlo
Quindi puoi usare la modalità pet, animale domestico, anche per altre cose, non solo gli animali, ma altre cose non umane. Diciamo che voglio fare un info boost sulla mia casa, diciamo, quello che mi circonda più immediatamente. Faccio una foto e diciamo che voglio creare più tranquillità, pace nella mia casa. Quello che succede quando attivo quell'info boost è che avrà un impatto primario su di me come attore principale, ma avrà un impatto anche sul campo della mia casa, che non è un attore attivo. Un attore ha l'abilità di fare decisioni, ma un non attore non umano, no. Quindi noi siamo sempre in equilibrio come partecipanti nel campo punto zero, campo di punto zero. Quindi è questa la spiegazione per cui si può fare anche per non umani, anche se tu sarai magari più direttamente, sentirai più direttamente l'effetto, sentirai anche il cambiamento nel campo nella tua casa o della tua casa. Allora, posso mettere un'immagine di una persona, il mio figlio o nipote. La risposta è non dovresti farlo. Non dico che non avrà alcun effetto, ma prima di tutto questa modalità non è disegnato per essere usato con umani perché abbiamo ottimizzato la libreria per gli animali e non per umani. Quindi qui una persona in questa modalità non riceverà tutti i benefici di Limbicarg. Quindi diciamo che non l'abbiamo disegnato, non l'abbiamo creato per essere usato in questo modo. Andando avanti, quindi metto le informazioni, c'è il nome del gatto, Smarty Cat, è un gatto nato nel 2023, ma questo veramente è solo un esempio, non è il mio gatto reale. Eh, ho fatto la foto, la selfie, ehm, faccio salva. Qui vedo il profilo, le informazioni per questo gatto e voglio creare un infoboost per Smarty Cat. Faccio un nuovo infoboost e qui vedo gli infoboost definiti come nei miei infoboost. Però ora voglio farvi vedere come fare un infoboost personalizzato per il gatto. Quindi clicco su Custom, personalizzato, e dico voglio creare un nuovo infoboost personalizzato. Lo chiamo, catturare più topi, perché voglio che il gatto possa catturare più topi. Posso scrivere anche una descrizione se voglio. Qui vedo questo schermo con un po' di informazione su come funziona un infoboost personalizzato. Lo chiudo e vedo questo. Quindi inizierò con l'informazione della voce. Quando creo una Spark della voce o come quando crei un infoboost personalizzato, usi la energia della voce che farà uno scan
personalizzato nella libreria, però questo riguarderà il gatto Smarty Cat. E non dimenticare che qui ci sono le regole di come parlare. Prima di tutto non cantare, non posso inventare una canzoncina e cantarla nel microfono. Non puoi neanche scrivere qualcosa e leggerlo. Devo parlare del tema, esatto, quindi voglio parlare del gatto che vuole catturare più topi e posso parlare in qualsiasi lingua perché il software ascolta l'energia nella tua voce e questo diventa il fattore modulatore nello scan, nella libreria, nel database. Mentre parli, vedi questo metro che va su e giù. Dopo questo, il software prende la foto e con la voce e con questa foto crea un infoboost personalizzato, quindi la foto è importante. Continuo. eh, Qui è successo molto velocemente perché questo è già il prossimo screen che vediamo. E qui c'è l'opportunità di mettere una foto nuova o posso usare la foto del profilo del gatto. Io ho fatto questa foto un paio di minuti fa, quindi posso usare questa foto ora. Però se ce l'ho da tanto tempo, eh, o per esempio, se al gatto fa male la zampa, oggi io farei una nuova foto oggi e userei la foto più recente per questo info boost del tema recente. Quindi è la prossima cosa che qui manca uno screen che non riuscivo a catturare. Però qui vediamo che l'infoboost è fatto, posso attivarlo, però non voglio attivarlo ancora. Vedo prima gli ingredienti. Il software è stato disegnato in un modo di selezionare i primi 10 ingredienti, quindi sono già flaggati per te. Però io preferisco scegliere i primi fino al 90%, anziché 94 come qui nei primi 10. Quindi devo andare indietro un attimo. Vedete che con 94% c'è 3C, è una potenza omeopatica. Finché è in questa area, so che aggiungendo questa informazione con tutto l'altro creerà un effetto informatico omeopatico. Non è una cura, non è un rimedio omeopatico, ma è informazione. Questo vuol dire che 3 ci sarà su tutti questi ingredienti e quindi vado giù fino al 90% e a 90, a 80, 89 e 88% ci sono anche altre due potenze omeopatiche 12C e 12X. E voglio scegliere anche questi creando un uomo corto, ma di nuovo non sono proprio le cose, ma parliamo di informazione. Ora posso cliccare su questo bottone, chiudere questo campo, questo schermo
E ora vediamo la durata dell'InfoBoost. Il default sono 14 giorni, ma in questo caso voglio cambiarlo e usarlo per 8 giorni. E mi puoi chiedere perché? Perché hai scelto 8 giorni? La mia risposta è che voglio farvi vedere come farlo. Quindi Smarty Cat è un gatto che ho appena inventato, quindi è solo per farvi vedere come si fa. Ora posso attivare l'Info Boost, Activate, ora è attivo. Si vede che c'è una linea azzurra sulla sinistra che ti fa capire che l'Info Boost è attivo. Cosa succede? Questo, quando l'ho attivato, tutti i topi si spaventeranno e cercheranno un altro posto da vivere. Ora l'infoboost è attivo. Sinceramente, spero che il mio gatto sarà più bravo a catturare i topi. Posso usare un cert per l'animale domestico? Beh, un infoboost può essere diretto sul animale, però cert non può essere mirato su qualcun altro, solo su di me, perché è più personale. Però io sicuramente sono emotivamente attaccato a Smarty Cat e creando un certo info boost, io so che indirettamente avrà un impatto su di lui. Una delle ragioni per cui amiamo gli animali domestici è questa connessione emotiva. Quindi, per quello io posso assolutamente creare un Search Info Boost per il mio gatto. Sì, io direi che c'è una connessione molto molto forte tra le persone e i propri animali domestici. Sì, sono d'accordo. Il mio papà è cresciuto in campagna. C'erano dei animali domestici, ma anche animali che lavoravano nella fattoria. La mia zia, la sorella del mio papà e il suo marito hanno comprato un cane, un Chihuahua Messico, che dal punto di vista di una persona che lavora nella fattoria, eccetera, non sembra un animale molto utile. Quindi tutta la famiglia veramente rideva su questo piccolo cane. Erano le ragazze che hanno comprato questo Chihuahua. Dopo un mese, il mio papà si è innamorato del cane ed il cane è diventato più suo che degli altri nella famiglia. Quindi tutto questo per spiegare che dobbiamo o possiamo creare delle connessioni molto molto forti con i nostri animali. Ora, per chiudere questo, voglio condividere che iniziamo un progetto di ricerca sui animali domestici. Se volete, potete partecipare. Dovete fare un info boost con i vostri animali e loggare tutti i cambiamenti che vedete. Quindi vogliamo vedere gli effetti, anche i non effetti, nel senso che se non vedete nessun cambiamento, dovete loggare anche questo, dovete scrivere anche questo.
Quindi se volete partecipare, per favore scrivete un mail a pet@limbicarc.com, scrivete che voglio partecipare e vi mandiamo la documentazione e quando è fatto potete rimandarlo a noi e poi noi vediamo tutti i risultati e vi faremo sapere com'è andato. E questo indirizzo è solo per partecipare nel progetto, quindi se avete altre domande, per esempio come funziona l'Infoboost o che c'entrano con la tecnologia, se avete altre domande non usate questo indirizzo. E voglio anche aggiungere che PET è un modo ottimo per introdurre Limbic Arc alle nuove persone che non lo conoscono ancora, perché ci sono degli effetti drammatici. Ho visto che hai messo Jeb nell'archivio, eh, però ho visto che c'erano degli infoboost vecchi. Allora vi racconto un po' di Jeb. Aveva 14 anni più o meno, era vecchio, aveva cancro che cresceva molto velocemente, eh, purtroppo stava male, era vecchio, era stanco. Anch'io avevo cancro, quindi capivo assolutamente cosa sentiva lui. Ho creato un infoboost per l'energia perché era sempre letargico. La mia figlia mi ha detto il giorno successivo che Jeb è diventato più energetico, che saltava sulla sofa, eccetera. Quindi ha avuto questo effetto immediato, però comunque non stava bene. Dopo una settimana siamo andati a fare una passeggiata. Io ho capito che il cane era pronto ad andare via. L'ho capito e ho fatto un nuovo infoboost per dire addio, per dire che accettiamo che tu ora hai finito questa vita. E il giorno successivo la mia figlia, che prima non voleva andare dal veterinario, ora ha cambiato idea e ha detto che è meglio portarlo al veterinario anziché lasciarlo soffrire e morire lentamente. Quindi il giorno successivo l'abbiamo portato al veterinario e lì si è addormentato. Quindi, per dire, se qualcuno è scettico, non riesce a capire se il cambiamento è avvenuto perché ha usato l'imbicarco o no, si può sempre provare con gli animali. Quindi io direi che per introdurre la tecnologia, è ottimo veramente usare eh, questa modalità con gli animali domestici. Io non vedo l'ora di vedere i risultati della ricerca perché ho sentito tante storie di persone che hanno usato la tecnologia con gli animali e veramente ho visto cose meravigliose. Allora, c'è una domanda se si può usare questa modalità non umano per una macchina. Sì, allora, siccome abbiamo un effetto con l'Inbicarc su di noi, è il mondo attorno a noi tramite il
campo quantistico, in generale le persone non capiscono questa cosa. Io lo capisco, però, per esempio, diciamo, devo riparare la mia macchina, faccio un infoboost non umano sulla mia macchina. Questo avrà un effetto non su di me, ma sul campo della mia macchina e magari aprirà possibilità per me e per la macchina per rendere la situazione diversa. Può essere che il tuo amico il giorno successivo viene e dice: Ah, ho visto che avevi problemi con la macchina, fammi vedere, forse ti posso aiutare. Ed è fatto, risolto. Quindi è un effetto indiretto che ti ha fatto vedere le possibilità, che ti ha aperto per le possibilità. Quindi un risultato indiretto può essere qualsiasi cosa, però sperimentare con l'imbigarga è sempre una buona idea e si può fare. Perché gli animali e gli umani sono attori, vero? Sì, sì. Cristina ha chiesto che nella biblioteca per gli animali ci sono degli elementi che non fanno bene a tutti gli animali, per esempio ci sono dei cibi che non fanno bene a un gatto, ma per un cane sì. Quando mettiamo un articolo nella biblioteca, facciamo una ricerca per vedere se va bene o no per gli animali. Quindi in questo caso dovremmo escluderlo per i gatti, ma non per i cani. Quindi se io faccio un infoboost per Smarty Cat non apparirà questo elemento, ma per un cane sì. Ma ci sono dei casi quando qualcosa rimane lì per sbaglio, quindi se c'è qualcosa che non dovrebbe essere lì, scriveteci su info@limbicarc.com perché non vogliamo includere cose che non dovremmo includere. Ma non dimenticate che questa informazione non è sostanza reale, è virtuale. Per esempio, sappiamo che le uva non fanno bene per i cani, ma se, se tra gli ingredienti c'è, non può far male al cane perché non è la sostanza reale. Però se vedete qualcosa del genere, fateci sapere comunque perché vogliamo avere la biblioteca eh, più corretta possibile. O potete anche spegnere se vedete su qualcosa che non c'entra. A volte le persone si preoccupano per tanti tante ragioni, usa la tua intelligenza, è basata sulla tua coscienza, e puoi sempre fare le scelte migliori e escludere. se- per quanto riguarda i cavalli, io ho un cavallo, un nipote cavallo, non ho fatto un infobus per lui, ma in questi giorni, si chiama Bo, in questi giorni stavo pensando che magari devo farlo per lui, quindi tra poco avrò qualche esperienza, ma non ancora. Adrian ha chiesto se si può usare il miagolo del gatto
o l'abbaio del cane per registrare la voce. E si può, se riesci a far miagolare il gatto, se riesci a farlo, sei veramente un esperto. Io non mi preoccuperei troppo per questo perché tu agisci come un surrogato per il tuo animale, nel senso che agisci al posto suo. Eh, quindi non c'è bisogno di preoccuparsi. Però se riesci a farlo, è ottimo. Io già mi vedo il mio nipote che gioca con il cane e lo fa abbaiare su comando. La prossima domanda parla del compleanno degli animali. Se non sai esattamente l'età o il compleanno, cosa devi fare? Puoi mettere un'età eh, stimata, è solo per poter identificare meglio l'animale. Quindi non è un problema se c'è qualche differenza tra la realtà e quello che mettiamo. No, non è un problema. Se ho una lucertola o qualcos'altro che non è sulla lista, su questa lista ci sono gli animali più eh, comuni, però in questo caso forse sceglierei un altro rettile che è più vicino, più simile. Quello che facciamo è in inglese o in altre lingue dobbiamo creare aggettivi per poter identificare il nome come Smarty Cat. Quindi se metto l'età del gatto aiuta a specificare o identificare più specificamente il gatto e se metto la specie, anche quello aiuta. Forse la cosa più specifica è la foto, perché non c'è domanda, è una foto del gatto o della lucertola o eh, può essere qualsiasi animale, un serpente, faccio una foto eh, ed è perfetto così. Quanti animali si può aggiungere nell'account? 5, penso. Non so se ricordo bene, Scott, sì, dice di sì, allora sono 5. Si può mettere gli animali nell'archivio. Se c'è un animale se gli animali dei miei figli vengono a casa mia, io uso l'InfoBoost per la tranquillità e poi posso archiviare questo animale e quindi così puoi mettere un altro animale a posto di quello archiviato. Penso che veramente ci sono delle nuove possibilità per i nostri partner con questo. Un'altra domanda, allora, qual è la differenza tra un infoboost predefinito o personalizzato? Beh, è lo stesso come per gli umani. Nell'infoboost predefinito ci sono delle liste dei ingredienti che nella vita reale hanno un effetto che è indicato dal nome dell'infoboost predefinito. Per esempio, tranquillità, gli articoli
in questa lista se fisicamente dai questi eh, ingredienti al tuo animale, avrà un effetto che gli rende più tranquillo. Se fai un InfoBoost custom, ci sarà tutta la biblioteca con la messa in ordine di priorità. Non so se ho spiegato, se mi sono spiegato bene, cosa pensi, George? Sì, sì, ci sono delle... eh, ehm, L'infoboost regolare è molto simile all'infoboost per i animali. Forse posso menzionare qualcosa anch'io. Se avessi l'Invicar per me, usassi per me, per la mia famiglia, per tutti gli amici, se ma non avessi un animale domestico, forse aggiungerei eh, animali domestici comunque perché così anche i miei amici, la mia famiglia può usare questa modalità. Se io non ho pet sul mio account principale, non è disponibile neanche per la mia famiglia e amici. Quindi se usi Friends and Family, questo pacco può essere utile aggiungere anche gli animali. Un'altra domanda, io amo questa possibilità perché ci sono solo due infoboost, due possibili infoboost attivi per ogni animale. Perché è stata una decisione arbitraria dalla nostra parte. In generale non ti serve più di due. Abbiamo parlato di sovraccarico nel passato e che non vogliamo ehm, stimolare troppo gli animali, non so se. ehm, Beh, sì, come forse sapete da conversazioni passate, sono un po' conservativo con l'imbicark, nel senso che non accendo 150 ingredienti allo stesso tempo. Non vuol dire che è il modo in cui tutti devono farlo. Quindi io ho bisogno di meno articoli per sentire l'effetto, ma con troppi mi sento sovraccarico. Ma se qualcuno dice no, io voglio usare tante cose perché io sento di più l'effetto così, puoi sempre farlo. Ma io sono un po' conservativo in questo senso e pensavo che secondo me per un animale non c'è bisogno di mettere più di due infoboost attivi allo stesso tempo perché gli animali sono molto sensibili e non c'è bisogno di sovraccaricarli, tranne se è un Doberman. Sì, sì. Certi animali sono più intelligenti di altri. Probabilmente le persone sono un po' confuse con la possibilità di usare l'InfoBoost Pets per cose non umane. Quindi posso utilizzare pet anche per una casa, una pianta o una macchina. Non so se ho capito bene. Quindi possiamo, potresti farci capire meglio questo concetto? Tutto ha un campo di influenza, una sfera di influenza. Campo vuol dire tutto, non solo cose organiche, vive. In Italia, l'Italia ha un campo, anche l'Ungheria ha un campo, ma anche tutte le lingue, anche la matematica.
tutto quello che è materiale o non materiale ha un campo. E tutti questi campi vivono in un posto che si chiama il campo di punto zero. E questo si chiama così perché è un ecosistema che crea equilibrio, quindi muove in modo naturale per creare equilibrio. Tutte le cose, tutti i campi sono in qualche relazione con altri, quindi il mio campo è definito di altre cose nel campo di punto zero e sono opposti, ma l'opposizione in questo senso non è una cosa negativa. La mia posizione nel campo di punto zero avrà un impatto su tutto il campo di punto zero perché tutto il campo deve fare un cambiamento per accettare il mio cambiamento. Quindi il campo di punto zero si regola in un modo per accomodare il mio cambiamento. E anche una macchina ha un campo. E con un infobus puoi creare qualche cambiamento in questo campo, allora il campo di punto zero cambierà per poter far o poter accettare questo campo. Quindi questo vuol dire che tu hai cambiato il campo della macchina, non la macchina. Anche la lingua inglese ha una sfera di influenza che cambia sempre con l'invenzione di nuove parole, e mentre nuove parole sono aggiunte alle lingue, la sfera dell'influenza cambia e così tutto il campo di punto zero cambia per accomodare questo cambiamento. È così che funziona con la macchina, con la casa e tutte le cose che non possono agire. Non puoi causare, ma puoi avere un effetto sul cambiamento. Veramente questo forse è difficile da capire, però c'è la scienza dietro. Sì, è l'IndyCar che è stato disegnato, sviluppato in questo modo. Un'altra domanda? Dovrei fare continuamente infobus per gli animali oppure farne solo uno quando ci sono dei problemi specifici? Puoi fare tutti e due come per te stesso? Io ho un infobus costituzionale che è attivo sempre, quasi sempre, ma se succede qualcosa, creo un altro infoboost e farò la stessa cosa per il mio animale. Posso creare un infoboost per il gatto per star bene sempre. Se per esempio eh, morde i mobili, faccio un infoboost per non mordere i mobili. Quando uso il programma per gli mm, animali domestici, avrà un... Anch'io sento la differenza perché ha un effetto anche sul mio campo. È questo la ragione o no? Possibile, sì. Oppure, per esempio, se ho un figlio che ha 8 anni e si comporta male, posso fare un infoboost per la famiglia e amici, o posso fare un infoboost per me stesso, che sarà che il mio figlio mi rende, non riesco a connettermi con il mio figlio
E così nel cambiamento del mio campo avrà un effetto sulla nostra relazione o su di lui. Quando abbiamo 16 anni, l'ego diventa abbastanza forte individuale quando ci stacchiamo di più dai genitori. Sotto questa età, si focalizza molto di più sui genitori. Quindi posso usare qualsiasi degli infoboost, avrà un effetto perché non cambia il fatto che io vivo nel campo. Spesso sentiamo che se vuoi cambiare il mondo devi cambiare te stesso. Beh, questo è letteralmente vero. Puoi creare un cambiamento duraturo, nel mondo perché prima di tutto se cambio me stesso, cambia il mio campo, che cambia il campo degli altri e magari sceglieranno o faranno scelte più giuste. Mi piace questo concetto. Una delle cose più difficili è convincere le persone di voler quello che vuoi tu. Io, quando facevo equitazione, ci sono dei cavalli che non vogliono attraversare eh, acqua, che hanno paura dell'acqua. E io ho cercato di imporre la mia volontà al cavallo. Dalla mia prospettiva, se io voglio fare o avere un cambiamento, devo forse solo cambiare me stesso perché ho l'influenza solo su di me stesso, ma forse non era un esempio giusto. No, i cavalli possono agire, quindi possono fare decisioni. C'è anche un libro su questo che parla della differenza tra volontà e potenza o potere. Quindi potere e forza c'è la differenza perché una crea un cambiamento più definitivo, che dura di più. E spesso vogliamo le persone di scegliere un'altra cosa che è un esercizio di frustrazione, perché se mi focalizzo su di me stesso, invece di quello, se cerco di cambiare qualcun altro, è difficile, è stancante. Secondo me si può fare un infoboost con il desiderio di far qualcun altro cambiare. Se c'è un bambino, qualcuno che tu ami, e fa delle scelte sbagliate, puoi creare un infoboost e parli così, il mio amico o il mio figlio, figlia, eh, fa delle scelte sbagliate, non sarà felice se continua così, voglio un infoboost per aiutare con questo. Questo infoboost avrà un impatto su di te e come conseguenza il cambiamento nel mio campo può avere un cambiamento sul loro campo oppure io cambierò in un modo che renderà possibile per loro, dandogli spazio per cambiare. Quindi un infoboost può aiutarci anche a liberare la strada per gli altri. Ultima domanda, e so che ne abbiamo già parlato, però vediamo di nuovo. Infoboost predefiniti o personalizzati? Qual è la differenza principale?
L'unica differenza è che l'infoboost predefinito è una lista dei ingredienti che nella vita reale, nel mondo reale, hanno un effetto conosciuto e tutta la biblioteca non è segregata in questo modo, quindi se faccio un infoboost predefinito, mette i ingredienti della biblioteca in questo che saranno, forse sì o no, nella mia lista predefinita. Voglio fare un infoboost per tranquillizzare il mio gatto, faccio un infoboost per i animali domestici, faccio un infoboost custom dove c'è il bottone tutti gli ingredienti e poi andare, poi vedere tranquillità e poi vedere le cose nel infoboost per la tranquillità. Abbiamo fatto una selezione nella biblioteca che ti guiderà al risultato, al tuo risultato desiderato eh, più velocemente. Grazie mille. Questa è stata la quarta chiamata in questo mese. Eh, per favore, ascoltate anche le prime tre presentazioni. Noi vogliamo darvi un'idea chiara su cos'è l'IndyCar, come usarlo, e quindi se riascoltate queste conversazioni può essere utile e potete anche condividerli con gli amici. E, e animali domestici spesso eh, eh, vedi meno resistenza quando vuoi condividerlo, perché diciamo che incontri qualcuno che parla del suo cane, e gli dici che "Oh, ho qualcosa che può aiutare, e fai un'introduzione all'Invicar a Pet. E non dimenticate che potete scriverci su pet@limbicar.com se volete partecipare nella ricerca e vi mandiamo tutti i documenti necessari. Fantastico, grazie mille, dottor Cook. E per tutti, per tra poco rendiamo pubblico queste chiamate. Buonasera a tutti. Ci vediamo tra poco. Ciao.